Allora amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee e di Phragmipedium. Vi voglio far vedere in questo caso una cosa importante dei Phragmipedium. Praticamente questa è la pianta vecchia che ha fatto il fiore l'anno scorso e questa a fianco è la pianta nuova. Qua abbiamo la pianta vecchia, che è questa qui, vedete c'è il ramo floreale tagliato, e qua abbiamo la pianta nuova. Vi voglio far vedere oggi una cosa importante, nonostante abbiamo le radici, nonostante tutto sembra funzionare, non è questa la corretta altezza della coltivazione del Phragmipedium. Perché? Perché vi spiego una cosa importante. Questa è la pianta vecchia che ha fiorito, la quale pianta vecchia non produrrà più nulla, serve solo da sostentamento per la nuova, ma la nuova non riesce, se voi vedete, a produrre le radici nuove. È tutto un gioco, un giro che fa il Phragmipedium. Quella vecchia viene sostituita da quella nuova, ma se quella nuova non riesce a fare le radici, in questo caso non le farà mai perché abbiamo il substrato troppo basso. Quindi quando coltivate un Phragmipedium, ecco, mi è successo a me e ve lo documento e testimonio, che devo assolutamente mettere il Phragmipedium più basso, perché sennò avremmo dei fiorellini striminziti come questo, fiorellini proprio striminziti, giusto per dire: Daniele, ti faccio contento, però non è questa la dimensione del fiore e non è questa la dimensione della pianta. La pianta non riesce a sviluppare l'apparato radicale suo indipendente. Quindi abbiamo un vaso molto grande, un apparato radicale che funziona, però mi trovo costretto, nonostante che sta in fioritura, la fioritura è veramente striminzita, questo non è un fiore decente come quelli degli anni passati, mi trovo costretto a fare questo lavoro, cioè a permettere a questa pianta nuova di prendere il via e di prendere vita. Però a questa altezza lei non farà mai radici, non produrrà mai nulla di buono, andrà sempre avanti. Vedete, voglio farvi vedere, togliendo la foglia, sotto ci sono le nuove radici. Con una mano solo forse faccio danni. Da qui devono partire le nuove, vedete, da qui devono partire le nuove radici. Non le fa le nuove radici perché ancora assorbe dalla vecchia madre. Quindi stiamo andando praticamente a utilizzare le radici vecchie della pianta vecchia per dar nutrimento alla pianta nuova. Non riusciremo mai in queste condizioni a dare la possibilità alla pianta nuova di acquistare la sua indipendenza. Quindi nel lavoro che farò la tirerò fuori da qui, e a un certo momento abbiamo anche un vaso molto grande, non so se mi toccherà cambiare anche la tipologia di substrato perché non ho un vaso ancora più grande, me la studio un po' la cosa. Adesso andando per farvi vedere che questa situazione non può essere tollerata, cioè la pianta è sofferente, si vede dal fatto che non sviluppa, il fiorellino è piccolino e non riesce a nutrirsi per conto suo. L'obiettivo è di metterla in condizioni tale, perlomeno 2 centimetri più alta, in modo tale che magari anche a costo di tagliare via, forse taglieremo via la pianta vecchia, in modo tale che la pianta nuova si nutrirà intanto con le radici della pianta vecchia che noi taglieremo più o meno a questa altezza qui, e poi la pianta avrà modo di sviluppare. Ecco, le radici rimangono a livello embrionale bloccate qui perché non c'è nessuno che gli dà l'acqua, nessuno che gli dà l'umidità. Quindi nella coltivazione dei Phragmipedium, mi raccomando, queste nuove, siccome la pianta cresce sempre in salita, cresce sempre in altezza, ogni anno ci troviamo costretti a tagliare la vecchia e a tenere più infossata la pianta nuova. Bene, cercherò di fare il video e poi di documentarvi quello che farò. Allora, intanto abbiamo preparato il nostro mix che all'occorrenza, se dovesse servire, lo teniamo pronto, è pietra pomice e lapillo vulcanico, in modo tale che abbiamo questi due elementi. Quando mi metterò a svasare il Phragmipedium, credo che un vaso più grande con tutta quella fibra di cocco non lo attuerò o non lo prenderò in considerazione. Intanto tengo pronto il mio substrato magico fatto di solo inerti e di questi due, che sarebbe la pietra pomice, questa chiara leggerissima, e
il lapillo vulcanico che voi vedete, questo qua. Questi sono i due inerti. Andiamo avanti. Allora, eccomi nella documentazione del lavoro che sto facendo. Le radici sono perfette, non ho tagliato nulla e volevo far vedere che tutto parte da questo fusto qui che sto indicando con il dito pollice. Tutto parte da qui. Da qui partono poi le piante vecchie e le piante nuove. Vedete come sale? Il Phragmipedium è una pianta che sale. Quindi da questo fusto centrale che sto indicando con il dito abbiamo la pianta a destra nuova che è ancora più alta della pianta vecchia che è quella più bassa. La stessa cosa di qua, dal fusto centrale in cui si dividono le due piante vecchie, in realtà ne sono 4 perché sono 2 piante vecchie, questa con la foglia gialla che vedete, e la pianta nuova. Allora, il lavoro che sto facendo io è solo un discorso di benessere della pianta, perché a livello radicale stiamo a posto, il fiore eccolo qua, ma siccome il fiore è striminzito e la pianta è striminzita, c'era qualcosa che non andava, e quello che non andava è che tutto si svolge intorno a questa radice che è buonissima, è sanissima, eccetera, ma la piantina nuova ha bisogno di andare per conto suo. Quindi cambierò il substrato perché scelgo di lasciare la pianta vecchia, non la taglio, perché è lei che sta agganciata a tutta questa radice. È un discorso importante, perlomeno questo vale nel mio caso. Tutta la radice è data dalla pianta vecchia. Se io adesso vado a tagliare la pianta vecchia, vado a danneggiare la piantina nuova perché tutto si regge su questo. Lascio la piantina vecchia in modo tale che la nuova non subisce lo stress, però devo cambiare substrato perché devo sommergere la piantina vecchia in modo tale che la nuova possa fare le radici. Il mio gioco è semplicemente questo. È un discorso anche di onestà, di coltivazione, perché è vero, uno dice la pianta sta a posto, c'è il fiore, ma c'è qualcosa che non va, perché qui si tratta di indipendenza. L'indipendenza è sempre un discorso importante sia per gli esseri umani che per le piante. La piantina nuova non riesce, quella che vedete, non riesce a fare la sua radicazione e si aggancia ancora a quella della pianta madre. Quindi lasciamo tutto come sta, non tocco la pianta vecchia perché la pianta vecchia ha ancora un suo perché di esistere, e cambierò substrato. Vi farò vedere perché la mia scelta di cambiare drasticamente il tutto nonostante che ho il fiore. Allora, eccomi al lavoro finito per la serie Se non siamo pazzi non li vogliamo. Allora, la pianta stava bene a livello radicale, non andava bene il discorso che quelle 2 piantine nuove stessero a supplicare una goccia di acqua e una goccia di umidità. Ho cambiato substrato semplicemente per un motivo tecnico-pratico, in quanto ho lasciato le piante vecchie, la 1 e la 2, che avete visto che vengono da quel fusto centrale, non le ho tagliate, gliel'ho lasciate la piantina nuova, però in questo contesto la piantina nuova riesce ad essere sotto al substrato, in questo caso inerti. Quell'altra piantina lo stesso sta adagiata sul substrato. Adesso sta a me ogni mattina non lasciare che la parte alta si secca. Quindi che succede? Non bagno nel senso che faccio uscire l'acqua sotto, no, mantengo sempre umido sopra. Il segreto con i Phragmipedium non è inzuppare e fragilare sotto. Siccome crescono in questa maniera in altezza, scalettata in altezza, l'importante è mantenere sempre umido la parte sopra, perché è da lì che poi nascono le radici delle nuove piante. Quindi il lavoro mio è stato un lavoro chirurgico, le radici non le ho toccate perché erano sane, non potevo lasciarla in fibra di cocco per un motivo. Tante volte dobbiamo valutare anche la scelta dei nostri substrati. Avrei dovuto inzuppare e fragilare completamente la pianta madre perché stanno sotto, quindi avrei dovuto fare tutto. Innanzitutto prendere un vaso più grande ma lasciare tutto sommerso con la fibra di cocco. Lasciare sommerso la pianta vecchia significa solo esporla a marciume, quindi andava benissimo come substrato, le radici erano felicissime, ma a me, ecco, vedete, le radici erano felicissime del substrato in cui stavano. Però siccome con i Phragmipedium sappiate che sì, è importante mantenere l'umidità nel vaso, ma le nuove piantine devono sedere su un substrato umido.
ecco che tanti consigliano sulla parte finale, sull'ultimo terzo dell'altezza del vaso, di mettere uno strato di sfagno. Io tutte le mattine darò l'acqua e nel frattempo in questo substrato la pianta può stare tutto il tempo che vuole, ci può stare 2-3 anni, non ci sono problemi. Le radici erano attive, seguiteranno ad essere attive. Io ho solamente aggiunto il valore che questa piantina qui svilupperà le sue radici. Questa piantina svilupperà le sue radici, non si legherà più alla madre, di conseguenza farà un suo apparato radicale. Se no così stiamo solamente gravando sull'apparato radicale delle piante madri. In questo modo lei farà il suo percorso, poi andando avanti nel tempo taglieremo, quando queste piante saranno sufficientemente grandi, taglieremo le vecchie e faremo un altro lavoro di modifica. Era solo per documentarvi questo fatto, cioè quando avete i Phragmipedium fateli sedere, le piantine nuove fatele sedere sull'umido, se no le radici non le faranno mai e sarà sempre una pianta stendata. E infatti questo fiore che vedete è stendatissimo perché è così piccolo, forse ce l'ha una restrepia. Bene, spero di avervi fatto vedere qualche cosa di interessante, perché la coltivazione dei Phragmipedium è semplicissima, facilissima, basta rispettare piccolissime regole e questa è una di quelle più importanti che ci possono essere. A presto!